Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Nella recensione di oggi parliamo di questo volante, il Competition in versione V2 prodotto da Sim Racing Bay, che va a sostituire il precedente modello che era caratterizzato invece da un rivestimento in alcantara. Molto bello dal punto di vista estetico, ottimo grip, ma che si usura nel tempo in maniera molto rapida, anche se si utilizza con i guanti e con molta attenzione. In questa nuova versione, come già visto per il GT3 V2 sempre prodotto da Sim Racing Bay, vi lascio il link in descrizione, abbiamo delle nuove impugnature in gomma poliuretanica sviluppata direttamente da Sim Racing Bay allo stesso prezzo, perché parliamo di un volante che viene proposto sul mercato a 129 euro più IVA e più spedizioni. In Italia siamo intorno ai 160 euro. Partirei subito analizzando le specifiche di fabbrica di questo nuovo Competition in versione V2, un volante caratterizzato da una forma aperta nella regione superiore, se ne vedono parecchi ed è una delle forme più apprezzate attualmente sul mercato per quanto riguarda i volanti GT, che vanno a soppiantare un po' i volanti tondi o i volanti D-shape, che vengono invece preferiti per altre specialità come ad esempio il drift o il rally. Diametro totale di 300 mm ed un peso complessivo di 670 grammi. La parte centrale è caratterizzata da una piastra in alluminio a 3 razze da 5 mm con una finitura satinata che ha un ottimo effetto anche dal punto di vista estetico, che varia a seconda dell'incidenza della luce. Alluminio spazzolato con 6 fori a testa svasata proprio per accogliere i bulloni, con una testa conica e il nuovo logo Sim Racing Bay serigrafato invece nella razza inferiore. La piastra centrale, come detto realizzata in alluminio spazzolato, è molto ben rifinita lungo i bordi e accoglie le nuove impugnature in gomma poliuretanica che avevamo già analizzato all'interno della recensione del GT3 V2. La composizione è praticamente la stessa, sviluppata nel corso dei mesi da Sim Racing Bay, che ha svolto un lavoro egregio per cercare di portare sul mercato un volante con un'ottima impugnatura sia dal punto di vista della consistenza ma soprattutto dal punto di vista del grip, che si sposasse bene sia con l'utilizzo coi guanti che con l'utilizzo senza guanti. Anche dal punto di vista del design questo Competition in versione V2 è stato rivisto in maniera abbastanza profonda, con delle linee più sportive e più moderne. Volante aperto nella regione superiore, con queste piccole corna che rendono il look un pochino più aggressivo, e queste svasature invece nella parte laterale che vanno ad accogliere in maniera praticamente perfetta i palmi della mano. Ergonomia ottima anche nella parte anteriore dove alloggiano i pollici, spessore dell'impugnatura nella parte più larga di 42 mm, quindi un grip molto generoso che ci dà un senso di possenza e di controllo in tutte quante le situazioni. L'impugnatura ha una forma ovale che è più schiacciata nella parte inferiore, proprio per lasciare lo spazio alle penisole dei pulsanti delle varie button plate, e per questo si adatta ad una moltitudine di button plate presenti sul mercato. Per quanto riguarda invece il polimero, come già analizzato all'interno della recensione del GT3 V2, è un polimero secondo me molto azzeccato, una consistenza giusta, la gomma infatti è leggermente comprimibile, ma trasmette comunque tutti quanti gli effetti del force feedback, e il grip è veramente eccellente sia per quanto riguarda l'utilizzo con i guanti ma anche senza guanti. Un volante che anche con mani sudate ha un grip veramente eccellente, anzi il grip è proporzionale alla sudorazione delle mani. Sembra quasi un paradosso, ma il polimero è stato sviluppato proprio in questo senso, proprio per garantire un grip ottimale anche senza guanti. Anche dal punto di vista tattile si riesce a percepire l'attrito che le mani nude effettuano su queste nuove impugnature di Sim Racing Bay. Per quanto riguarda la compatibilità, è un volante che si adatta ad una moltitudine di button plate presenti sul mercato, tra cui tutte le button plate di Asher, sia B16 sia B24, sul taco prodotto da Simocube, che assume un aspetto molto particolare e molto diverso rispetto alla versione originale, caratterizzato da un volante da 32 cm con forma D-shape. Si sposa bene ovviamente con il BB1
Ultra, prodotto sempre da Sim Racing Bay, per il quale è stato pensato anche in accoppiata, infatti sul sito li trovate acquistabili in bundle, ma anche con i volanti della Cube Control. Io qui l'ho assemblato su un GT Pro che nativamente montava un volante Sparco P310 da appunto 310 mm, sul quale si adatta in maniera davvero perfetta. C'è lo spazio sufficiente nella parte inferiore, tutti quanti i controlli vengono raggiunti in maniera efficiente, così come anche lo spazio delle palette è praticamente perfetto. L'unico appunto per quanto riguarda l'abbinamento con i volanti della Cube Control, mi riferisco soprattutto alle button plate del GT Pro, perché sul GT Sport è compatibile nativamente, è la necessità di effettuare due fori nella piastra anteriore del volante per permettere il passaggio delle due leve metalliche caratteristiche appunto dei volanti della Cube Controls. Un servizio però che Sim Racing Bay offre gratuitamente in fase di acquisto, inviandovi a casa un volante già preforato in maniera perfetta, in modo tale da poterlo montare tranquillamente appena vi arriverà a casa. Siamo arrivati al termine di questa recensione ed andiamo a tirare in maniera molto veloce le somme su questo nuovo Competition in versione V2 prodotto da Sim Racing Bay, un volante di cui il mercato secondo me sentiva un urgente bisogno, perché ci sono tante button plate sul mercato ma pochi volanti di questo calibro, soprattutto realizzati in gomma poliuretanica. Ci sono infatti varie scelte per quanto riguarda l'Alcantara, ma pochissime scelte per quanto riguarda invece una gomma di questo livello. Impugnatura eccellente da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista dell'ergonomia, dell'anatomia, della giusta consistenza, ma soprattutto del grip. Eccellente sia per quanto riguarda l'utilizzo con i guanti, ma anche per l'utilizzo senza guanti. Grazie davvero a Sim Racing Bay per l'opportunità di portare questo volante molto interessante sul canale. Ci vediamo in un prossimo video e come al solito vi auguro buona giornata.